Ciao a tutti da Luke Mullet e benvenuti a questo nuovo video. Nel video di oggi ripercorreremo la storia della motocicletta a partire dagli ultimi anni del 1800 fino al primo quarto di secolo del 1900. Naturalmente lo faremo dopo la sigla. Se non siete iscritti al mio canale è il momento di farlo, cliccate in basso a destra sul pulsante subscribe e sulla campanellina per essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video, lasciate un commento così che il canale possa migliorare, grazie. Bene, eccoci qui a parlare di storia della moto, anche perché con il blocco determinato dal coronavirus non ci possiamo spostare, non possiamo andare in moto e quindi siamo a casa a registrare video che spero siano interessanti. Il 16 marzo 1869 un ingegnere francese, non potrebbe essere altro che un ingegnere, di nome Louis Guillaume Perrot depositò un brevetto, il numero 83691, che riguardava un veicolo a due ruote funzionante con un motore a vapore, che chiamò anche velocipede à grande vitesse, quindi un velocipede a grande velocità. Questo velocipede veniva anche amabilmente chiamato lo scuotiossa, e possiamo anche immaginare per quale ragione. Nel 1885 però facciamo un deciso balzo in avanti, perché il signor Daimler, che da assistente del signor Otto aveva contribuito alla realizzazione del motore a combustione, non solo realizzò quello che si può definire il prototipo di una motocicletta, ma ne tentò anche la realizzazione industriale. Pensate che il modello che aveva realizzato era costruito interamente in legno, comprese le ruote, e poteva raggiungere la fantastica velocità di ben 12 km/h. La sella era di comodissimo cuoio duro e le sospensioni Showa, no, in effetti non aveva sospensioni, quindi potete immaginare la comodità di un mezzo di questo tipo. Tra l'altro non stupisce che 2 anni dopo il signor Dunlop inventò gli pneumatici, in modo tale che insomma potessero assorbire in parte le asperità del terreno. Nel 1896 avvengono due fatti importanti, perché in Inghilterra viene abrogata una legge che obbligava qualsiasi veicolo a motore di essere preceduto da un signore con una bandiera rossa che doveva sventolare. Questo probabilmente contribuisce anche alla diffusione e all'ulteriore sviluppo dei veicoli a motore. Il signor Holden, invece, che probabilmente aveva degli antenati giapponesi, inventò una bicicletta a motore che era spinta da un 4 cilindri, che era dotato di uno spinterogeno a commutazione e di una bobina, e che era dotato addirittura di un freno sulla ruota anteriore. Per chiudere il secolo del 1800, nel 1898 il signor Bouton, che dal nome del veicolo che realizzò probabilmente aveva antenati veneti, perché chiamò il suo veicolo a due ruote De Dion Bouton, aveva il motore posteriore e il differenziale e aveva la capacità di raggiungere 40 km/h. Pensate, come Mio Legnano del 1988, quindi 100 anni dopo la velocità era praticamente la stessa. Nel 1901 viene coniato il termine motocicletta. Questo avviene perché due fratelli Werner, realizzano un prototipo che era effettivamente simile alle motociclette moderne. Aveva una sella centrale, il motore centrale, che tramite una trasmissione forniva trazione alla ruota posteriore. Fu uno dei fratelli, Michele Werner, quindi ad abbandonare il nome di biciclo a motore ed a chiamarlo motocicletta. Pensate che potenza del marketing ebbe questa decisione. E la motocicletta in quanto tale ebbe infatti tantissima popolarità. Nel 1903 ad alcune importanti gare che già si svolgevano in Europa, come per esempio la Parigi-Madrid o la Parigi-Vienna, molti costruttori parteciparono, addirittura c'erano dei veicoli che avevano un motore di 3000 cm3. Nei primi anni del Novecento, nel 1905 in particolare in America, nascono due case che hanno fatto la storia del motociclismo, che sono la Harley Davidson e la Indian, e sono proprio queste due case a introdurre il concetto di manopola che ruota per dare gas alla motocicletta, e introducono anche il ritardo e l'accensione nel motore a combustione. Pensate che la Indian nel 1905, quindi il primo modello prodotto dalla casa americana, aveva 1,75 cavalli a disposizione. Pochi anni dopo, nel 1909, in Italia nascono la Gilera e la Benelli, e ancora pochi anni dopo, quindi nel 1921, nasce la Moto Guzzi. E poi a seguire tutte le altre case che hanno fatto la storia del motociclismo italiano, quindi Moto Morini, Ducati, la Verda, Mondial, Moto B, fino ad arrivare poi la MV Agusta. Per quanto riguarda le velocità, se vi ricordate, nel 1898 abbiamo raggiunto la importante velocità di 40 km/h, nel 1914 arriviamo a 150,5 km/h come record di velocità.
Poi ovviamente prima guerra mondiale, grandissimo sviluppo perché le moto cominciano ad essere utilizzate anche per scopi militari. Nel 1937 un motociclo raggiungerà la velocità di 237 km/h spinto da un motore da 1000 cm3, però questa è un'altra storia. Se il video vi è piaciuto e volete che continui questa storia del motociclo con le prossime puntate, lasciate un commento qua sotto. Mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, lasciate un like. Questo serve per far crescere il canale e quindi continuare a portare contenuti. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a sabato prossimo. Grazie, ciao!